Hai mai sognato di esplorare l'isola dei giganti? Benvenuto nell'Elbaf Tour, un viaggio tra miti, leggende e paesi da togliere il fiato. Navigheremo su navi leggendarie, visiteremo villaggi storici, assaggeremo birre artigianali e ci perderemo nella natura selvaggia. L'avventura è già iniziata. Tu sarai dei nostri? Trovi il link in descrizione per partire con noi e vivere la leggenda dei giganti di Elbaf. Dal 13 al 20 agosto 2025, viaggio in Norvegia con Cross Tailworks. Non mancare. Rox e Loki. La strana coppia. Mamma mia, questa sì che è una bella bomba. Inaspettata direi, ma ben gradita. Bentornati amici, ma soprattutto amiche del Biker Raft, capitolo 1145. Incredibile questo crossover di storie. Oda si sta addentrando in questo marasma di storie che stanno andando tutte a vertere in un punto del tempo. God Valley, abbiamo Rox, abbiamo Big Mom, abbiamo Gaban. Cominciamo un po' a tirare i fili, pian pianino. Pigarland, c'era anche lui, Shanks, chissà se c'era anche Shamrock. Tutto comincia a filare. Bello. Sono i capitoli che ti fanno capire come la storia si tesse da sola. Basta aspettare, basta leggere un passetto alla volta. Ma prima di cominciare, vi ricordo di lasciare un bel pollicione a questo video, un bel commentino qua veloce per pushare l'algoritmo, mi raccomando, e poi chiaramente alla fine di lasciare il vostro vero commento importante che io leggerò in quel di mercoledì durante la live dedicata ai vostri commenti. Detto ciò, direi che è tempo di cominciare e ho due cose di cui voglio parlarvi oggi. La prima è relativa allo scudo di Goldberg, che è un Omis. Lo scudo di Goldberg è un dannatissimo Omis. Lo avevamo già immaginato, perché le alternative erano due, o frutto o anima, e stavolta Oda non ce lo dice in una nota a margine o in una dannata SBS. Lo fa dire a Goldberg candidamente, come se fosse la cosa più naturale del mondo. Quando il mio papà è andato a sconfiggere Big Mom, gli è stata soffiata dentro una vita. Attenzione, fermi tutti, rileggiamola. Quando è andato a sconfiggere Big Mom. Non dice è stato attaccato, non dice quando è scappato, no, è andato a sconfiggerla. Come se fosse andato a raccogliere funghi in montagna e poi fosse tornato con un Omis. E quello scudo che ora Goldberg porta in battaglia non è un'arma qualunque, ma qualcosa che respira, che vive, che ricorda. E ora apriamo questa matriosca di follia. Partiamo da Goldberg. È nato ad Elbaf circa 63 anni fa, proprio nel periodo in cui Lin era ancora sull'isola, tra gli orfani e Mother Carmel. Quindi non può essere quello il momento in cui è stato creato lo scudo Omis. Lin era ancora buona, almeno in apparenza, e poi dopo quel famoso compleanno mangia tutti e ottiene il potere del Soul Soul. E da lì la storia cambia. Incontra Stroisen, crea i suoi primi Omis, gira il mondo con Prometheus e Zeus, si unisce ai Rox, combatte a God Valley e poi salta qua e là come una meteora impazzita tra le epoche fino a Onigashima. Quindi, in un arco di più di 60 anni, esistono innumerevoli momenti in cui il padre di Goldberg potrebbe essere andato a cercare vendetta contro Big Mom. Il dettaglio più macabro è proprio lì, sotto gli occhi di tutti, che Goldberg dice gli è stata soffiata dentro una vita. E se quella vita fosse proprio quella del padre?
Lo scudo Omis potrebbe contenere l'aspettativa di vita del padre di Goldberg. Un'anima viva, un'arma viva, intrisa magari di odio, di orgoglio e di morte. Però non mi basta tutto questo, perché c'è un passaggio che non smette di rondarmi in testa. Zeus Sun, dice Goldberg. Cioè Goldberg non dice solo Zeus, dice Zeus Sun. E questa è un'anomalia. Nessuno usa quel suffisso con una nuvola, nemmeno con un nemico. È una forma di rispetto, sebbene molto basico e standard. Non dice Big Mom Sun, Lin Lin Sun, c'è Big Mom, però Zeus è Zeus Sun. Quindi vuol dire che Goldberg ha rispetto per Zeus, ha rispetto per uno degli Omis più famosi di Big Mom. Perché? Perché lo conosce personalmente? Perché lo ha incontrato? Magari perché Zeus è riuscito a far uscire lo scudo del padre di Goldberg da Whole Cake Island fino a raggiungere Elbaf. Chissà, magari Zeus già ai tempi era birichino ed è riuscito a salvare lo scudo, magari perché il padre di Goldberg negli ultimi respiri ha detto porta questo scudo a mio figlio. Ecco, io spero che ci sia o che ci possa essere una chiacchierata tra i due. Sta cosa mi ha incuriosito tantissimo, tantissimo. E ora torniamo al cuore nero di tutta questa vicenda, i giganti e Big Mom. Noi sappiamo che un gigante ha assistito al massacro del compleanno di Lin Lin. Ha visto la suora e i bambini finire tra le fauci della bambina in stato di estasi da cibo. Ha corso via e non è mai più tornato. Il trauma si è riversato su tutta Elbaf, su tutti i giganti di tutti i paesi esterni ad Elbaf, tant'è che da quel giorno il nome Charlotte Lin Lin è stato bandito, odiato, bruciato nelle memorie. Ma allora perché portarle guerra? Perché affrontare una persona che ha ucciso uno dei guerrieri più potenti di Elbaf con un colpo solo? Perché un gigante con tanto di figli avrebbe deciso di andare a sconfiggere Big Mom. Cosa lo ha spinto a gettarsi nella tana della belva? Vendetta? Ma vendetta per cosa? Orgoglio? Ecco, forse l'unica cosa che mi è venuta in mente è che Goldberg potrebbe essere il nipote di Jarl, il gigante ucciso da Lin Lin. E quindi il padre, per orgoglio, è andato a combattere colei che ha ucciso il padre, il nonno di Goldberg. Oppure ci sono faccende che ancora non conosciamo, vecchi rancori sconosciuti. O c'entrava magari qualcosa con quella pantomima tragicomica del matrimonio tra Loki e Lola. Un'unione che Big Mom aveva promesso per ottenere il favore dei giganti, che poi è andata in fumo per un po' di quisquiglie, una fregatura che voleva mettere la gemella, bla bla bla. Sapete tutto, sapete già tutto, no? Oppure tutto risale ancora più indietro, ai tempi di Rox, quella scena di cui parleremo tra poco, quando le fazioni si muovevano ancora nell'ombra e ogni alleanza era un coltello pronto a infilarsi nella schiena di qualcuno. Chissà. Il punto è questo. Noi non sappiamo quando, né come, né perché, ma sappiamo che qualcuno ha affrontato Big Mom. E da quell'incontro è nato un Omis, uno scudo che ora Goldberg tiene in mano, uno scudo che contiene una vita, forse l'ultima scintilla rimasta di un padre che ha voluto combattere l'impossibile. E mentre Goldberg parla con Sanji, mentre lancia con naturalezza il nome di Zeus Sun, il passato dei giganti comincia lentamente a comparire dalle nebbie. Ma qui ditemi voi, chi era il padre di Goldberg secondo voi? Quando ha combattuto contro Big Mom? E soprattutto, cosa c'è in quello scudo? Di chi è l'aspettativa di vita? Ecco, scrivetemelo qua sotto, così nel frattempo io vi racconto la seconda parte, più interessante, di questo capitolo 1144. Rox e Loki. Allora, signori, Loki non è un re, non lo è ancora, non lo è mai stato, è un superstite,
ma è un superstite di un sogno mancato, di un'epoca sbagliata, di una battaglia persa prima ancora di essere combattuta. E quando dice sarei diventato il re del mondo, tu lo guardi e capisci che non sta sparando una cazzata, non sta delirando, è un rimpianto. È uno che ha la voce rotta perché ci ha creduto davvero. Perché con la mente, col cuore, lui c'è stato lì davanti al trono vuoto. Ed è per questo che fa male. Fa male sentire un gigante ansimare sotto il proprio peso, mentre vomita parole come se solo avessi continuato ad avanzare. Se solo quel rosso maledetto non si fosse messo in mezzo, magari ci sarei riuscito ad arrivare lassù. Avrei coronato quel sogno. Sta parlando del titolo di re del mondo. Sta parlando del sogno ultimo di Rox, di Xebec. Perché Loki, a differenza di Barba Nera, l'ha visto in faccia il grande pirata, lo ha sfidato, gli ha detto portami con te. E Rox gli ha riso in faccia, gli ha detto che era solo un moccioso, che non era roba per lui, che non era Elbaf, che non era a Elbaf per lui. E Loki allora lo ha sfidato. Ha tirato fuori tutto il suo orgoglio gigante, l'orgoglio del suo sangue. Io sono il figlio di Re Harald, in me scorre il sangue di Elbaf, io sono il pro nipote degli antichi giganti. E ha cercato di colpire quell'uomo. E Xebec lo ha sconfitto. Non magari perché fosse crudele, ma perché era coerente. Perché lui puntava a qualcosa di immensamente più grande. Non a raccogliere cuccioli abbandonati come farà anni più tardi il suo compagno Newgate, che gli recrimina: ma perché hai colpito con una spada? Ma fatti i cazzi tuoi, no? Cioè... E in quel momento, sotto i colpi di lama di Rox, noi vediamo Loki come Luffy, ma all'inverso. Perché se Luffy ha avuto un mentore che lo ha ispirato, Loki ha avuto un dio che lo ha respinto. Se Luffy ha ricevuto il cappello, Loki ha ricevuto un calcio nei maroni. E se Luffy insegue Shanks, che non è altro che l'ombra di Roger, Loki ha forse inseguito per una vita il fantasma di un uomo che lo ha rifiutato. E ora quell'ombra è diventata la sua forma, il suo modello e anche la sua rovina. Loki forse non ha mai puntato l'essere re di Elbaf, forse solo all'inizio, quando magari non aveva ancora incontrato quest'uomo, quando ancora era inebriato dalle parole del padre. Lui voleva essere Rox. E per questo, forse puntava realmente al trono del re del mondo, a distruggere tutto e a prendersi il ruolo che lui sente più affine a sé, il ruolo di dio del sole Nika, l'assoluto, il distruttore, il liberatore, colui che scatenerà il Ragnarok. Ora, ricordiamoci chi era Rox davvero. Almeno quel poco che sappiamo, ovviamente. Non era soltanto un pirata, ma da un certo punto di vista era una minaccia ideologica per il governo mondiale. Voleva diventare re del mondo, un titolo che sulla carta non esiste, non si nomina, non si concepisce, e che invece appartiene al re occulto Imu, chiuso nella sua fortezza di cristallo da 800 lunghi anni, nella sua grande farsa costruita da secoli e secoli di menzogne. Però Rox non ha solo puntato al potere, ha puntato al concetto di distruzione del potere stabilito, minandone le fondamenta in un mondo che si finge in equilibrio. Per questo era pericoloso, perché era più di un pirata, era un'anomalia narrativa, una falla nell'ordine cosmico. E Loki lo ha visto in azione, quando all'incirca poteva avere una scarsa ventina di anni, l'età stessa che ha Coron, l'età stessa che hanno i bambini che vanno alla scuola del Tricheco, un'età che per un gigante equivale a 6 o 7 anni umani. Un bambino, insomma. Come Luffy, 7 anni, 6 anni, 7 anni, quando conosce Shanks. Un ragazzino che ha assistito a una scena mitica,
I Rox che sbarcano ad Elbaf. Ma perché? Perché sono lì? Forse per il murale dei Tre Mondi? Forse per quella struttura che Franky ha incontrato in mezzo al bosco? Forse per qualche poneglyph? Il poneglyph che Big Mom poi aveva per sé a Whole Cake Island? Forse per un tesoro? Forse per l'Harley? Forse per qualcosa che solo Elbaf custodisce? Un segreto? Una verità che gli sarebbe stata utile nella sua grande opera di distruzione? Chissà. Elbaf è sempre stato un nodo irrisolto. Culla della tradizione, specchio di un mondo antico. Se c'è un luogo dove puoi trovare qualcosa che il governo mondiale ha cercato di cancellare, quel posto è Elbaf. Tant'è che adesso vuole annetterla ai suoi domini perché probabilmente ha paura di Elbaf, ha paura di ciò che si cela in quel paese. E se c'era qualcuno che voleva scavare nella merda della storia, quello era Xebec. Il suo obiettivo non era rubare i frutti o massacrare i nobili, era trovare il bandolo della matassa, il punto dove si spezza il filo delle bugie. Quindi per questo possiamo davvero definirlo un mostro? È così bello quando bene e male si mescolano in questo modo, non siete d'accordo con me? E magari lì, proprio lì, durante quel loro incontro, Loki ha sentito parlare per la prima volta di Re del Mondo. Un bambino con un'ambizione enorme, un bambino a cui il trono di Elbaf è destinato, un bambino che sente, ascolta che può esistere una figura che supera addirittura il re di Elbaf, il re del mondo intero. Si innamora, si brucia e qui nasce Loki, nasce il trauma e da lì parte tutto. Ma attenzione, perché Loki è ancora vivo, Rox apparentemente no. Il suo corpo è sparito a God Valley insieme a tante altre cose, una battaglia cancellata dalle mappe, un'isola che puff si stacca e se ne va, sparisce nel nulla, no? La nostra ipotesi nel video in cui ho parlato di tutti i dettagli di God Valley, alla fine tra una cosa e l'altra, tra le nostre chiacchiere, i commenti, abbiamo convenuto che forse God Valley stessa può essere l'arma Uranus che si è staccata da terra e se n'è volata via dai tanti vaneggiamenti. Ecco. E qui Garp e Roger uniti per fermarlo. Che cosa? Che cosa voleva davvero Rox in quell'isola? Il bottino? Gli schiavi? I frutti del diavolo? O forse quel famoso tesoro che John rivendica come suo? Quel qualcosa che Stussy e Gloriosa volevano accaparrarsi per cambiare le regole del gioco? In quell'inferno chiamato God Valley, Rox ha probabilmente puntato all'unica cosa che gli serviva per passare allo step successivo. E poi ha perso tutto. Teach però non era lì. Aveva 2 anni, forse in culla, benché sveglio, senza sonno, già col cuore nero, chissà. E oggi tutti dicono che Teach è l'erede di Rox. Basta chiedere a qualsiasi fan di One Piece, Barba Nera, erede spirituale di Rox, bla bla bla. Cosa vuol dire davvero? Perché a conti fatti Barba Nera ha una ciurma che lo teme e lo rispetta. Rox no. I suoi compagni lo odiavano, lo sfidavano, lo deridevano. Barba Bianca lo chiamava idiota, Shiki voleva ucciderlo, Lin Lin voleva solo rubare e andarsene via. Nessuno lo seguiva davvero, nessuno lo amava. Erano insieme per un qualche scherzo del destino. Ma Loki sì. Ed è questa la chiave. L'erede non è chi ne raccoglie le ceneri, ma chi tiene viva la fiamma. Teach incarna il metodo, come Luffy incarna il metodo di Roger e di Shanks. Loki incarna il culto. È facile che Loki si incazzi come una biscia se qualcuno insulta Rox, così come Luffy si incazza come una biscia se qualcuno insulta Shanks, ma non penso che Barba Nera si incazzi se qualcuno insulta Rox, ma che cacchio gliene frega, cioè se ne Teach vuole il potere.
Loki voleva diventare lui, voleva il suo mondo, voleva rivivere quel giorno in cui Rock gli ha detto vattene e rispondergli magari col sangue, ridargli botte, picchiarsi, creare questo rapporto strano. E sai cosa c'è di ancora più potente? Che ora è in ginocchio, picchiato, sconfitto, ma è ancora vivo. Loki sta guardando Luffy, sta guardando uno che è stato ispirato da Shanks, il contrario perfetto di Rox, in quanto poi figlio spirituale di Roger. E in quel confronto tra idoli e ideali capisce che lui è nato nel momento sbagliato, perché in un altro mondo, in un'altra epoca, lui sarebbe stato il protagonista. Ma in questa è solo un residuo, una frattura, un eco. E nel suo ricordo di Xybec c'è un pezzo di verità che nessun altro ha mai avuto. Perché solo chi ha visto l'idolo da vicino sa quanto può far male amarlo. Teach, lui segue un sentiero, certo. Ne ha forse ereditato l'ambizione, ma non l'ha mai conosciuto. Non c'era quando Rox camminava, non c'era quando ruggiva, forse c'era una leggenda sussurrata tra gli scarti di Alveare, forse in una taverna ne ha sentito parlare sottovoce di quel pazzo che voleva distruggere lo status quo. Ma non c'era sangue, non c'erano ferite, non c'era quel portami con te strappato via. E ora capisci perché Loki è importante, al di là di tutto quanto. Perché può raccontare, può dire cosa ha visto, può testimoniare un'epoca proibita, può dare carne e voce a un mito che finora è rimasto incollato tra le righe. E se Gaban è a Elbaf, come sappiamo, allora il cerchio si stringe, perché Gaban era lì a God Valley. E Loki, forse, sa più di quanto voglia far credere, visto che parla del rosso col contagocce e non vuole rivelare alcuni dettagli che sembrano essere fondamentali per noi e per Luffy. E se questo gigante, incattivito dalla vita, un giorno si rialza, lo farà con il peso di un sogno che non gli è mai stato concesso. Cacchio. Cioè, Oda a volte veramente è un pazzo furioso. Sta roba di mettere Loki e Rox sulla stessa linea a me fa uscire di testa. Bello, bello, bello. Detto ciò, vi domando e voglio sentire la vostra risposta. Loki è la chiave per riscrivere la storia dei Rox? Potrebbe essere il vero testimone dell'epoca proibita? E se sì, da che parte starà? Parliamone nei commenti, che vi ricordo leggerò in diretta mercoledì alle ore 15 qui su YouTube. Vi ricordo di nuovo il viaggio in Norvegia. Mi raccomando, non perdete l'occasione di fare qualcosa di bello per voi. Insieme a me, insieme a Buta, facciamo un bel giro della Norvegia. Viaggiare vale sempre la pena, mi raccomando. Lo so che so soldi, sono consapevole, però vale la pena viaggiare. Vale la pena, finché si può, fatelo. Detto ciò, io vi saluto, come al solito vi rimando al prossimo video, fate i bravi, divertitevi e siate gentili. Alla prossima.